a Milano. Eccoci. Magna, bef e tas. Che vuol dire? Mangia, bevi e stai zitto. Pace. Mangia, bevi. Sai quando magari uno si lamenta, che tu dici, ascolta, mangia, bevi e stai zitto. Così sei sano e salvo. Esatto. Grazie. Buon Natale. Buon Natale. Così abbiamo... Ditemi voi dove mi devo mettere. Sì, va bene, va benissimo. Grazie per l'intervista. Allora, voi siete di Milano? Sì, esattamente San Giuliano Milanese. E come festeggiate di solito Natale? Per voi cosa vuol dire Natale? Cioè, oltre 25 dicembre, cosa simboleggia questa data? Allora, diciamo così, in genere per l'italiano medio sarebbe la nascita di Gesù. La nascita di Gesù è un momento dove si passa in famiglia, si sta insieme il 24, il 25, si danno regali e così via. È un momento dove la famiglia si riunisce per fare un bel momento insieme, anche se ultimamente è più una cosa commerciale, il cambio di regali, così. Per me personalmente io non credo che Gesù sia nato il 25 dicembre, non si sa quando è nato, però è comunque un momento per stare in famiglia, perché però io credo in Gesù, per me è importante non solo la sua nascita ma la sua morte e risurrezione, questo è quello che io credo, però l'italiano medio più o meno festeggia questo. E ci insegna qualche milanese? Qualche milanese? Sì. Io di recente ho imparato tipo mortadella si chiama Bologna in milanese. Bologna. C'è la cassora. Cosa vuoi dire? La cassora è un piatto tipico milanese con la polenta, piedini di maiale, un piatto tipico milanese invernale con verza, salamini che si chiamano verzini, cotenne, polenta e un buon vino, è un piatto tipico milanese. È tipo risotto milanese, come che si dice? Sì. Io non lo so, lo chiamo risotto milanese e vi dirò una cosa in più, la famosa cotoletta alla milanese, a volte fanno la cotoletta impannata di pollo e dicono la cotoletta alla milanese, non è vero, non vi fate imbrogliare, la vera cotoletta alla milanese è di vitello con l'osso, quella è la vera cotoletta alla milanese. Originale. Quella originale, perché se tu leggi cotoletta alla milanese vedi il petto di pollo, ma non c'entra niente, non è vero, la vera cotoletta è la costata di nodino di vitello con l'osso impannato. E ha già organizzato, diciamo, la lista di cenone, quali sono i piatti? Vabbè, io vado dai miei genitori, mia mamma è bravissima. Di solito facciamo così, da buon milanese, perché al sud festeggiano la vigilia, al nord no. Al sud festeggiano anche la vigilia col pesce e poi il pranzo di Natale e gli avanzi a Santo Stefano, al sud Italia. Invece al nord non si usa festeggiare la vigilia, si festeggia il 25 e il 26. Al nord c'è il 25, di solito mia mamma fa antipasti di pesce, cozze, vongole. Anche se Milano è molto vicino da mare, però. Sì, però antipasto in genere di pesce. Poi dopo anche un po' di insalata russa fatta in casa, salame, affettati, che già quello sei pieno, però poi dopo cosa fai? Si fa una pausa al sorbetto, limone per spezzare, poi si passa dal vino bianco al vino rosso, perché col pesce si beve vino bianco, e invece poi dopo si passa alla carne. In genere la carne è o agnello, carne di agnello, di capretto, cappone, tacchino, e in genere basta così perché sei strapieno. Quindi si inizia già dal primo salto a... No, dall'antipasto al secondo. Noi facciamo così, c'è chi mette anche il primo, ma noi facciamo così, perché poi c'è il panettone, i dolci, il panettone, la partita a carte, la frutta secca non deve mancare, noci, arachidi, pistacchi, frutta secca, poi dolci costano torrone, cioccolatini,
panettoni, pandori. Mi piace più panettone o pandoro? Dipende. A me piacciono quelli cremosi. Cioè tipo non il panettone pandoro classico, quelli con dentro la crema, la cioccolata, pistacchio, e i panettoni speciali mi piacciono, tipo che ne so, quelli col pistacchio, il panettone con l'arancio. Quello classico mi piace, ma mi piacciono più quelli un po' più pasticciati, insomma. Ok, l'ultima domanda. Visto che qualche tipo commenti, ricordi di quest'anno, visto che stiamo per finire l'anno 2023 e stiamo per iniziare un anno nuovo, qualche ricordi che ha rimasto e qualche buoni ausili che vuole portarci per 2024? Allora, io sono lavoro in un'associazione cristiana, sono un missionario, sono stato poco fa in Ucraina, ho viaggiato, sono stato in una zona dove stanno bombardando e siamo andati là a portare aiuti umanitari alle persone nel bisogno, a parlare dell'amore di Dio, perché ha cambiato la mia vita, Gesù ha cambiato la mia vita. Io ero disperato, ero rovinato, problemi di alcol, droga, depressione. Come ha conosciuto Dio? È successo così, che un amico mi ha invitato in questa chiesa e così stavano cantando, stavano facendo delle canzoni e io parlavo, dicevo: Dio, ma cos'è questa fede? Cosa vuol dire avere fede? Un ragazzo mi è venuto da me e mi ha detto: cos'è che hai? E gli ho detto: ma che cos'è che la fede? Cosa vuol dire conoscere Dio? E lui mi ha detto: tu digli a Gesù di entrare nella tua vita stasera e tu vedrai che lui entrerà. Io ho detto: se tu ci sei, se tu esisti davvero, ho fatto questa semplice preghiera col mio cuore, entra nella mia vita. E da lì un miracolo è cambiato. Gesù ha cambiato la mia vita, mi ha liberato da depressione, droga, alcol, non ho più toccato niente, mi ha dato amore. Ho iniziato a fare questo, aiutare la gente, andare in giro in Ucraina, anche a Milano, lavoriamo la sera qui senza tetto, il venerdì di strada, e il mio augurio è per questo 2024 divertitevi, fate dei buoni progetti, cercate il bene per voi, per le vostre famiglie, ma ricordatevi che c'è un Dio che vi ama, un Gesù che è morto e risorto per te e che ti vuole conoscere. Devi solamente aprire il cuore e dirgli: io ci sono, e lui entrerà nella tua vita. Va bene, grazie mille per l'intervista, grazie a voi. Grazie a voi. Buon Natale. Buon Natale. E qualche milanese? No. Qualcosa di milanese? Allora. O dialetto che di solito... Perché io non lo parlo tanto. Non lo parlo tanto, però aspetta, fammi pensare. Adesso dialetto sta per... Sì, mia mamma lo parla. Ah. In casa mia non si parlava tanto. Una cosa che si dice molto a Milano è... non mi viene in mente niente. Anche saluto, ciao in milanese, grazie in milanese. Allora, grazie. Ah, grazie. Sì. Ti giuro c'è un vuoto. Allora, arriverà. Va bene. Non si preoccupi. Perdonami, non c'è un vuoto. Grazie a voi. Buona serata. Buona serata. Ciao. Amici da dov'è che va? Da YouTube. A YouTube. Ciao.